Ciao a tutti ragazzi e bentornati per un nuovo contenuto. Allora, oggi voglio iniziare ringraziandovi, insomma siamo arrivati, abbiamo superato la soglia dei 5.000, questo era l'obiettivo del canale e vi ringrazio dal profondo del mio cuore. 7 mesi di lavoro per questo hobby, però ci siamo arrivati. Adesso chiaramente, come dice Tudor, il metto testa bassa e avanti verso quota 10.000. Dobbiamo alzare l'asticella, altrimenti che divertimento c'è. Comunque mi raccomando, per quelli che sono nuovi, iscrivetevi al canale, è gratuito, ma soprattutto lasciate un commento o un mi piace. Ci tengo particolarmente ai commenti perché, vivendo negli Stati Uniti, ve lo ricordo, l'obiettivo di questo canale è soprattutto quello di creare una community e di confrontarsi, visto che qui in America ci sono tante cose interessanti, ma sicuramente il calcio non è, a mio avviso, non ve la prendete, una di quelle in questo momento. Magari un giorno mi appassionerò tanto alla MLS. Comunque, iniziamo a parlare di calcio perché abbiamo parlato di nazionali per qualche giorno, mi sembra che è normale. Però adesso è arrivato il momento di parlare del derby. Perché? Perché ragazzi, il derby si avvicina, ormai siamo lì, siamo a qualche passo. Qualche giorno ci distanzia dal derby d'Italia. L'anno scorso, per portare anche un po' di dati, visto che è sempre importante, avevamo giocato il 27 ottobre con quel pareggio rocambolesco 4-4 con un Ildiz che entra dalla panchina e segna una doppietta, e poi invece il 16 febbraio 2025 avevamo vinto 1-0 con quel gol di Conceição, se vi ricordate. Insomma, emozioni importanti in un periodo in cui la Juve di emozioni a volte ne porta poche. Comunque, oggi stavo pensando di prima di tutto farvi vedere cosa o quale potrebbe essere la formazione, perché in realtà, come sapete ormai, insomma, la notizia è uscita, c'è un po' di preoccupazione per Conceição. Non c'è stato un bollettino ufficiale da parte della Juventus che ci fa ben sperare, però come sappiamo Chico è tornato dal Portogallo, era stato convocato per la sosta nazionali, però è tornato senza giocare per un fastidio muscolare. Vi ripeto, non sappiamo cosa possa accadere, però è chiaro che dobbiamo andare a vedere quella che potrebbe essere la formazione della Juventus. Chiaramente io, come vedete, cerco sempre di fare cose nuove, però portate pazienza perché io sono un disastro con tutto quello che è grafica e poi anche diciamo l'utilizzo della tecnologia, quindi mi raccomando, i feedback sono sempre benvenuti. Allora, chiaramente ci si aspetta di Gregore in porta, credo che Bremer, Kelly e Gatti siano abbastanza fuori discussione, centrocampo con Thuram e Locatelli, e qui arrivano le prime domande perché abbiamo Kalulu sulla destra, João Mario sulla sinistra. Capite che con Cambiasso ancora squalificato, lì c'è un gran punto di domanda, cioè l'ultima prestazione secondo me da parte di João Mario sulla sinistra non ha convinto più di tanto. Credo che abbia fatto meglio da subentrato nella prima partita, però è chiaro che non abbiamo Cambiasso, quindi lì c'è un punto di domanda. Avevo quasi pensato di chiedervi, anzi questo è proprio quello che volevo sapere, pensate sia possibile magari un utilizzo di McKennie da quella parte sulla sinistra, oppure credete che vista l'importanza della partita probabilmente Tudor rimarrà fedele a quello che è il suo concetto, cioè in questo momento Kalulu che chiaramente gioca meglio a destra a tutta fascia e João Mario dall'inizio? Ve lo chiedo, fatemi sapere la vostra opinione. Poi davanti, insomma, con Conceição che ha un punto di domanda, ci si può aspettare magari l'ingresso di Kopp dietro le punte, anche se come sappiamo bene insomma Tudor ha iniziato a provarlo più nei due centrali, che però dovrebbero essere abbastanza sicuri nonostante la partita diciamo non brillante di Locatelli, a parte l'autogol con l'Italia, ma secondo me ha convinto poco. Si è anche visto, come vi ho detto nel video precedente, a mio parere un rallentamento dal punto di vista della manovra quando Locca è entrato, avendo iniziato titolare rispetto al centrocampo Barella-Tonali, che è sicuramente più dinamico. Comunque Conceição, Kopp e Ildiz dietro a David. È chiaro che adesso ci sono anche altre cose da valutare, nel senso David può essere magari arretrato per poi rischiare un Openda dal primo minuto. Openda si è allenato poco con la squadra, chiaramente ci sono state impressioni positive durante le visite mediche. Openda tra l'altro ha partecipato, a differenza di Zegrova, alla pausa nazionali con la sua nazionale del Belgio, però chi lo sa, andrà a rischiarlo dal primo minuto, o forse ci potremo aspettare ancora un qualcosa di diverso, cioè magari un David più arretrato nel caso che Conceição non ce la faccia, e davanti Dusan Vlahovic. Ci sono tante domande secondo me e sarebbe abbastanza
scontato magari credere che Tudor vada per la formazione più ovvia, però credo che ci possano essere delle sorprese, perché nell'ultima partita che abbiamo visto insomma contro il Genoa ci sono state le difficoltà sulle fasce e appunto se con Sessa è infortunato bisogna vedere. Io ho dei dubbi sul fatto che Openda possa iniziare, insomma si è allenato solo un paio di giorni con la squadra in questa settimana, quindi non so se questa è un'opzione. È chiaro che se fossi io a decidere, forse in questo momento sì, manterrei Di Gregorio, Kelly, Bremer e Gatti, centrocampo Thuram, Locatelli, destra Kalulu, probabilmente sinistra io mi giocherei insomma un McKennie, anche se capisco che non è la sua posizione, anche se capisco che non è il suo piede, però forse mi può dare un pochino più di sicurezza in alcune situazioni. Davanti io probabilmente andrei con Ildiz, e invece di giocarmi, in caso Conceição fosse infortunato, un Cobb Miners che non mi dà molte sicurezze da davanti in quella posizione, preferirei magari prendere un David e spostarlo un po' più indietro per poi andare davanti con probabilmente Dusan Vlahovic. Questa sarebbe la mia formazione e mi raccomando, ditemi la vostra opinione, anche perché siamo qua per confrontarci, altrimenti insomma vi dico solo la mia. Dopo aver parlato della formazione bisogna anche analizzare un po' l'Inter, perché è chiaro che l'Inter arriva da questa sconfitta contro l'Udinese che abbiamo anche analizzato nelle ultime settimane. Sono convinto che quella sconfitta, insomma, alla fine la sconfitta fa più rumore di quello che debba essere, perché nella realtà se andiamo a vedere la partita l'Inter ne ha avute di opportunità e tante. Ci sono alcuni calciatori in questo momento dell'Inter che non mi convincono, per esempio ho visto ancora un Di Marco abbastanza sottotono durante la sosta delle nazionali, c'è comunque quel punto di domanda nella difesa dell'Inter, che potrebbe magari andare a schierare Akanji nel primo minuto e avere insomma Acerbi e bastoni. Però vi dico la mia, cioè la Juventus ha un attacco, in caso dovessimo vedere anche insomma Vlahovic, Ildiz e David, o addirittura Ildiz, Openda e David, ha molto dinamismo che potrebbe mettere in difficoltà la difesa dell'Inter, anche perché ricordatevi nella partita insomma dell'Italia contro Israele abbiamo visto che i nostri due centrali, che erano Bastoni e Mancini, faticano un po' contro squadre che hanno grande dinamicità, e credo che la Juventus adesso in attacco sinceramente ce l'abbia e possa fare onestamente bene contro l'Inter. L'Inter però non va sottovalutato, io continuo a ripetere che a mio parere insomma i nerazzurri sono ancora i favoriti insieme al Napoli per la vittoria finale, hanno una squadra importante, hanno ricambi importanti, hanno anche potenziato e non di poco quello che è l'attacco. Non andiamo a ripetere le nostre sensazioni per quanto riguarda la formazione nella sua totalità, nel senso era chiaro che andava ringiovanita, però ne abbiamo già parlato. Se volete potete andare dietro qualche settimana quando si parla di Inter e ascoltarvi quel contenuto, però credo che l'Inter insomma stia ancora cercando la sua identità. Tudor ha avuto più tempo per lavorare, è chiaro che ormai la Juventus sta 7-8 mesi, ha fatto anche un mondiale per club, mentre durante il mondiale per club l'Inter aveva Inzaghi in panchina, e in questo momento Kivu sta attraversando un periodo di difficoltà, ma non per la sconfitta contro l'Udinese. Secondo me quelle cose possono capitare, e soprattutto inizio campionato ricordiamoci la roboante sconfitta del Napoli contro il Verona all'inizio della stagione scorsa. Però credo che il problema sia più che altro di gioco. In questo momento stiamo vedendo delle cose nuove, ma soprattutto tanto di quello che era stato proposto da Inzaghi, e forse anche un po' di scelte conservative, nel senso io mi aspetto anche che Kivu a un certo punto faccia delle scelte un po' più importanti e magari anche un po' più diverse rispetto a quelle di Inzaghi. Non parlo necessariamente di modulo, perché credo che comunque l'Inter debba giocare con quella difesa a 3, visto che è il suo modulo rodato e ha fatto molto bene in Europa e anche in Italia. Però forse sarebbe il momento di andare a giocarsi anche qualche giovane in più, o forse anche insomma cercare di dosare più le forze di quei calciatori che sono Mkhitaryan e anche Çalhanoğlu, che hanno dimostrato di essere un po' in difficoltà, uno per l'età, insomma entrambi per l'età, ma anche magari per un fattore di condizione. Io vorrei sapere da voi, e vi faccio questa domanda: cosa pensate che la Juventus debba fare contro l'Inter per metterla in difficoltà? Io in questi giorni mi sono dato insomma ci ho pensato, mi sono dato le risposte. Credo che la Juventus debba continuare a proporre quel gioco che ha proposto nelle prime due partite, chiaramente forse cercando di andare ad essere più precisa per quanto riguarda le triangolazioni, passaggi, e soprattutto non aspettando il gioco dell'Inter. L'Inter è una squadra che, se lasciata giocare, può diventare comunque
può veramente andare a combattere contro qualsiasi avversario, quindi credo che sia molto importante iniziare con dinamismo, cercare di andare a pressarli, non lasciargli fare gioco, e in questo momento ci sono dei cambi, non ne abbiamo tantissimi dal punto di vista della qualità, però ci sono delle alternative. Credo che uno dei problemi che la Juventus avrà per tutta la stagione, e probabilmente anche insomma una di quelle zone dove andrà a lavorare sul mercato, magari non nella finestra, scusate, di gennaio, ma quella estiva, sarà il centrocampo. Io continuo a dire, e questa è la mia opinione, che avere Locatelli come titolare al centro del centrocampo, e vi ripeto, nulla contro Locatelli, in questo canale io cerco sempre di essere molto bilanciato, non ho nulla contro di lui, però penso che non sia il calciatore adatto per un centrocampo come quello che vogliamo noi. Io vorrei un calciatore più dinamico, un calciatore che ha più velocità nel controllo di palla e anche nelle verticalizzazioni, ma soprattutto con una visione di gioco leggermente diversa, nel senso, Thuram è un calciatore box to box, è un calciatore fisico, dà un sacco di quantità, sta imparando anche a dare sempre più qualità, però a fianco di lui secondo me ci vuole qualcuno che abbia una tecnica superiore a quella di Locatelli e abbia anche l'intelligenza di andare a sfruttare le nostre punte, perché le nostre punte sono cambiate, nel senso, se Vlahovic è uno di quei calciatori ai quali piace molto ricevere la palla anche con le spalle alla porta, perché è un calciatore più fisico, chiaramente con la Fiorentina l'abbiamo visto anche andare a cercare molto la profondità, ma alla Juventus è sempre mancato l'ultimo passaggio. Gli ultimi 30 metri per noi sono sempre stati un po' quella zona di campo dove andiamo in difficoltà, proprio perché ci manca l'ultimo passaggio e quella qualità che insomma può fare la differenza. Ecco, con Openda e David secondo me abbiamo anche due opzioni diverse. Abbiamo visto che David tende a venirsi a prendere il pallone molto indietro, per quello potrei anche vederlo per questa partita in una soluzione più arretrata a fianco di Ildiz, ma gli piace proprio fare più da raccordo. Openda, guardando anche tanti dei suoi diciamo highlights, è un giocatore al quale piace andare molto nella profondità e andare in velocità, però per fare quello, ragazzi, bisogna soprattutto alzare molto il baricentro della squadra, ma bisogna avere dei calciatori al centro del campo che possano prendere il sopravvento, fare quei passaggi di profondità, ma soprattutto, e qua voglio arrivare alla chiave, avere personalità. Allora, parliamo di personalità. Abbiamo visto che abbiamo un calciatore come Zegrova che, a parte le suggestioni, non è in condizioni in questo momento per andare ad affrontare una partita come il Derby d'Italia. Secondo me sarebbe importante portarlo, perché comunque insomma è fuori dal diciamo dal ritmo partita, ma non tanto dal ritmo, da quel respiro, da quel profumo della partita da dicembre, quindi pian pianino anche quello andrà riavvicinato a quella che secondo me è un po' l'emozione di anche vivere un derby come quello d'Italia, quantomeno da convocato. Però non è secondo me un qualcuno che può in questo momento, insomma, sicuramente entrare da titolare, ma magari fare gli ultimi 10 minuti. Però in questo momento serve un calciatore, e servono più calciatori che abbiano personalità. Anche nella partita dell'Italia, e scusatemi se continuo a fare un po' di paralleli, ma ce l'ho proprio a memoria, insomma, molto spesso, e soprattutto nella seconda partita, le difficoltà sono venute dal fatto che non abbiamo schierato un calciatore come Zaccagni, che invece è quel calciatore che va a creare la superiorità numerica in continuazione. Lo fa con Selsao, ma lo fa in una zona di campo dove normalmente siamo molto più appresso dell'area di rigore. Questo deve essere fatto anche in situazioni dove stiamo difendendo, recuperiamo il pallone e dobbiamo andare a saltare quell'uomo. Ildiz lo fa spesso, però se lo facesse un centrocampista, magari prendendosi anche il rischio, si potrebbe proprio creare quella superiorità numerica dove poi in campo aperto si può andare a fare quel passaggio in profondità. Comunque, ragazzi, la partita è vicina, secondo me secondo me sarà una partita molto combattuta. Mi aspetto un faccia a faccia, non voglio dire come il 4-4 dell'anno scorso di febbraio, però mi aspetto che la Juventus vada con un piglio diverso. L'anno scorso molte di queste partite le abbiamo affrontate proprio, diciamo, con tanta non con personalità, non voglio ripetermi, ma abbiamo aspettato l'avversario e ci siamo fatti giocare con i piedi in testa. Questa volta invece mi aspetto una Juventus differente e spero che Tudor prepari questa partita proprio con la voglia e con il piglio di andare a dimostrare che qualcosa è cambiato, che non siamo più quella squadra che si fa dominare, ma andiamo anche con la consapevolezza che quest'anno abbiamo arma in più, ma soprattutto l'arma in più può essere Tudor, che può motivare questi calciatori e darci quella forza e quella sensazione che la Juventus può tornare a essere quella squadra che magari non combatte per il titolo, ma ci prova fino alla fine. Ci sentiamo, ragazzi, in questi giorni. Vi ringrazio ancora. Quota 5.000 era un bello obiettivo, l'abbiamo raggiunto, ma vi ripeto, sempre avanti e forza Juve. Un abbraccio.